Ragazzacci, buona domenica! Allora, vediamo se la sbarbatina di oggi la facciamo un pochino più tranquilla, che la ultima è stata un gran soffrimento. Allora, cosa usiamo oggi? Cominciamo dal saponcino. Questo saponcino, la marca è... non so nemmeno la marca è Subtler Arts Shop. Subtler Arts Shop, roba del genere. Un po' troppo difficile per me questo nome. Allora, profumazione di questo sapone è un barbershop, ricorda qualcosa leggermente agrumato con del sandalo, classico barbershop. E questo sembra che sia stato fatto per, è dedicato a, non lo so se parte del ricavato, veterani di guerra e operatori. Allora, è un vegetale, vi faccio vedere l'inci. Sapone completamente vegetale, però vedete che è ricchissimo di burri vegetali, che si vede molto interessante. Proviamolo, la pasta del sapone è abbastanza dura, vediamo come va. È sapone americano, fatto in America, New York credo. E questo lo trovate in The Wet Store, The Wet Shaving Store, The Wet Shaving Store, lo trovate lì, anche se non so se spediscono fuori dagli Stati Uniti, questa marca di saponi. Allora, che cosa usiamo poi? Allora, after, come barbershop, vabbè, ho diverse cose, però oggi devo uscire, allora mi voglio mettere il Davidoff come profumo, come c'ho l'after, e ci sta bene, perché anche questo è leggermente agrumato, come anche il sapone è leggermente agrumato, ci può star bene. E come rasoio, oggi, ragazzi, tiro fuori questo rasoietto, che lo uso poco, molto poco, perché ho paura che si rompa e non lo fanno più, che è il Merkur Bakelita. È un rasoietto che, ragazzi, è raro, è bello efficace. Approfitto, prendo una lametta Merkur, vediamo se riesco a tirarla fuori, lametta Merkur, made in Germany, e useremo questa lametta per farci la barba. La rimettiamo dentro. Rasoio che credo che ho usato 2 volte, una o 2 volte, perché ho paura che si rompa, è molto delicato qua, anche se c'ha la vite in bronzo, però insomma qui la filettatura sulla bakelita, e purtroppo non lo fanno più, però è un rasoio che rade molto molto bene. Unico difetto, vabbè, leggerissimo ragazzi, non so quanto pesa, ma sarà, forse non arriva nemmeno a 10 grammi. Allora, mettiamo la lametta, cercando di non tagliarci. Si vede bello allineato. Io inizialmente pensavo che era uno slant, però no, è un rasoio diritto. Stare attento, c'è un po', escono un pochino gli orecchietti fuori. Allora, pennellino di oggi ragazzi me la gioco per farvelo vedere, perché questo è un Da Vinci, è fatto in Germania, questo è il modello 293, anche se ormai le scritte sono praticamente sparite. Sono pennellini fatti a mano, silver tip, però molto floppy, va lavorato un pochino con i diti dentro il ciuffo, comunque è molto comodo per questo aspetto. Pennellino ragazzi che è veramente floppy, se decidete comprarlo è molto 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 floppy. Mi sono dimenticato di mettere l'acqua calda dentro la ciotola, l'avevo messa solo qui fuori. Vediamo se per mantenere un pochino il sapone caldo. Acqua leggermente tiepida, solo per mantenere il sapone un pochino tiepido. Allora, prendiamo un pezzettino di sapone, come ormai mi avete visto fare. Io metto qualche goccia di acqua tiepida e aiuto il sapone a sciogliersi. Con questo pennello devo aiutarlo bene bene bene, perché non ha forza nelle punte per grattare nella ciotola, se no mi rimane tutto il sapone sul fondo. Aiutiamolo a scioglierlo bene bene bene, però come è un vegetale non voglio partire, e come non li conosco è la prima volta che uso questa marca, Subtle Art Soap, Subtle Art Soap, tutti questi nomi difficili mi fanno, che poi faccio brutte figure a pronunciarli. Un po' d'acqua ce la metterei
Comunque si è sciolto abbastanza il sapone. Va bene. Devo uscire con la moglie, oggi pomeriggio mi ha detto che con questa barba non mi portava fuori, come il cane. Una bagnatina intanto, il pennello era già bagnato, vediamo, usandolo un pochino con i diti, se riusciamo a montare il sapone e a vedere come va. Allora, questi pennellini della Da Vinci, ragazzi, sono morbidissimi. Se cercate un pennello morbido per creme più che tutto, se magari usate molto le creme può anche andare bene, però insomma per montare questi saponi, vedete, uno lo sciupa un po', molto floppy come pennello. Però era tanto che non lo usavo, mi è venuto voglia, perché in faccia poi è veramente un guanto, è un pennellino in faccia che mi piace, anche le punte morbidissime. Io l'ho trovato in offerta in Amazon, in un Black Friday, sotto i $40, però quando vedete i prezzi pieni di questi pennelli costano veramente un'esagerazione. Vi consiglio solo di comprarli se veramente li trovate regalati, e se cercate un pennello veramente super morbido e non vi interessa il Becmo, perché questo qui almeno, che credo che il più piccolo di quelli che fanno il 22 mm mi sembra, veramente non ha Becmo. Allora partiamo, però ecco, così in faccia ora, ragazzi, è veramente un piacere. Sembra di spalmarsi il sapone con un pezzo di cotone, da quanto è morbido, per punte non si sente niente. Se magari avete problemi di pelle, cercate pennelli super morbidi. Allora, la profumazione sì, è il classico barbershop, ci sento più che la nota, diciamo, agrumata che normalmente i barbershop hanno, sento più la nota di sandalo, però sì, c'è un sottofondo leggermente agrumato. Allora, il sapone non sembra male. Avete visto che in ciotola mi ha preso tantissima acqua per essere un vegetale, però come avete visto nell'inci sono saponi veramente pieni di burri, anche se vegetali. Mi sta piacendo il sapone come schiuma, si sente bella morbida, umida veramente, sento che mi sta ammorbidendo la barba, l'acqua. Allora, direi che ci siamo, si vede bello idratato il sapone, guardate anche la schiuma come è bella lucida, veramente bello idratato. Il pennello, come vedete, poi diventa uno straccio, Sapete, ragazzi, io qui nel canale vi faccio vedere tutto quello che ho, così poi potete decidere quello che comprate e quello che no. Poi certo sono le mie impressioni, magari qualcuno ha un altro modello di questo pennello e ha più Becmo, non lo so, io vi parlo di questo. Questo è quello di 22 mm. Allora, Mercur Bachelita, rasoio che va rispettato, rasoio che la metta un pochino si sente, e come non ha peso, qui il peso lo deve dare uno a pressione. Qui giocando col gatto mi ha fatto un graffio, spero che mia moglie non veda il video. Anche qui sulla mano, guardate, ho fatto il bagno, mi ha massacrato. Allora, qui su zona baffi non ce la faccio arrivare con questa forma della testa, vedete la barra di sicurezza grandissima all'attaccatura, devo
aiutarmi poi con il traverso. Comunque il rasoio rade veramente bene, Non lo definirei un rasoio aggressivo, però insomma è un rasoio che bisogna stare attenti un pochino. Però rade veramente bene. L'unico problema è il peso, che veramente sembra di farsi la barba con multilama. Questo è più leggero che multilama. Vedete che qui in traverso, come c'è ancora molta barba, tende a saltellare il rasoio. Non è facile abituarsi con i rasoi leggeri, venendo dai rasoi più pesanti, perché c'è questo problema che quando trova molta barba dura, tende un pochino a saltellare, e lì è dove uno si può fare un po' di red point. Vedete che il gatto mi ha fatto 2 strisciate, 2 disate mi ha dato. Allora, direi che come verto del pelo ci siamo, fatto un ottimo lavoro. Il rasoio veramente rade molto bene. Queste lamette Merkur sono un po' ignoranti, non so se le avete provate, le sento un po' ignoranti, tagliano bene ma è un taglio un po' ignorante, un po' più grezzo, diciamo, meno laser, ecco, le sento rispetto per esempio alle Gillette, Nasset. Allora, il sapone, ragazzi, nonostante fosse un vegetale, avete visto che con questo pennellino non ha fatto molta schiuma, sembra quasi più, ecco, casino, sembra quasi più un tallo guasto che un vegetale, e che veramente ha una quantità di burri pazzesca dentro, vegetali, però veramente ottimo. Allora, andiamo di traverso. Comunque non so male queste lamette, le sento ora in contropelo. Nonostante il rasoio leggero, hanno tagliato la barba in contropelo facilmente. Il problema costano troppo cari. Io le uniche che ho provato sono quelle che vengono in regalo con i rasoi. Ragazzi, sto facendo un lavoro, sto rasoio eccezionale. Posto. Tanta roba. Facciamo un pochino di ritocchi. Zona bassa del collo e un pochino di contropelo nelle guance. Il sapone mi è piaciuto tantissimo. Profumazione, vabbè, classico barbershop, non è male per niente. Intensità medio-bassa, comunque si sente la profumazione, non è che anche senza mettermi il pennello al naso la sento tranquillamente. Sto buttando via l'acqua.
Ottimo sapone perché rimane scivolosa la pelle anche se la porto via. Fa male qui sotto, sugli alla barba. Qui non ho barba, sicché può passare. Fantastico anche zona branchie, veramente sopra la media. Fatemi vedere se c'è da fare qualche ritocco. Direi che ci siamo, ragazzi. Vedete che ormai non chiappa più. Allora, pulitina nel lavandino. Mettiamo un pochino di sapone, mettiamo un pochino di acqua e riavviviamo il sapone. E passiamo un pochino di allume. Non c'è paragone tra questa sbarbata e quella fatta con l'angle Rastor la ultima volta, quella con quello sciavette, bello, camisori inglesi con l'angolo piegato. Mamma mia come mi bruciava la pelle con l'allume. Oggi nemmeno lo sento, veramente. È stato delicatissimo il rasoio. Ottimo anche il sapone, veramente eccezionale. Grazie sbarbatina da 10. E qui guardate, sono i brufoli che ancora non vanno via. Allora, allume tolto. Aspetta, l'asciugatina a questo disastro. Tanta roba, ragazzi. Fatevi questa eruzione che ho, ma comunque non l'ha rotto il rasoio, è incredibile. Anche i graffi del gatto non me li ha aperti. Fantastico. Allora, la pelle, certo, passandolo al lume non è uguale a quando lo faccio con i saponi tallowati, dove sento più l'effetto grasso che rimane sulla pelle e me la ammorbidisce. Qua sì la sento che ha bisogno di un pochino di after per essere nutrita. Comunque la sento bene la pelle, appena un pochino secca, appena, ma penso sia dovuto al lume. Allora, come l'after è buono e non lo voglio perdere dopo dalle mani, fatemi pulire prima un attimino tutto e poi mettiamo l'after di ultimo, così poi non mi devo rilavare le mani. Allora, avete visto il pennellino? Ragazzi, questo è piccolino veramente, però insomma lavorandolo con i diti dentro al ciuffo è riuscito tranquillamente a montare il sapone e l'ha montato anche bene e me lo ha reso, avete visto, per almeno 4 passaggi.
vi dico, è molto molto floppy, è veramente veramente floppy questi Da Vinci, però morbidissimi. Se cercate un pennello morbido, un silver tip, pochi sono così morbidi, punte morbidissime veramente. Allora, fatemi smontare anche lui per guardarlo, metterlo a posto dopo. Sono rimasti dei pezzi di sapone non sciolti, attaccati alla lametta. Allora, Merkur Bakelita, ragazzi, avete visto il rasoio? Tanta roba, veramente regala delle sbarbate meravigliose. Peccato hanno smesso di farlo, o con questa geometria, peccato che non fanno un rasoio uguale a acciaio, perché vi dico, una geometria questo rasoio che rade che è un piacere. Unico difetto, la barra molto lunga che impedisce un po' arrivare sotto il naso, ma vabbè, tanto con il traverso poi si recupera. Però ragazzi, rasoietto che rade che è uno spettacolo. Sembra uno slant, però non è slant, è diritto, leggerissimo. Peccato, vi dico, gran bel rasoietto, veramente. E anche questo sapone Subtle Art Soap, non male, non male. Non so se fanno aftershave, non ci ho fatto caso, ho preso solo il sapone per provarlo. Allora, andiamo con Davidoff. Peccato che non c'ha lo splash questo qua. Lo spray via, non so come si chiama, bisogna metterselo così. Allora, bruciore zero, nonostante questo mi immagino che sia, anche se non c'è l'inci, sarà nella scatola. Vai, abbondiamo. Bruciore zero, veramente. Mamma che buono. Tanta roba, il Davidoff, ragazzi. Sono anni che lo uso. Sta dentro la rotazione dei miei profumi. Io ho profumi normali, niente di speciale. Uso profumi di nicchia. Però questo, ragazzi, è uno dei miei favoriti. Bello fresco qua, va benissimo. Per questi posti caldi. Dopo che mi vesto mi do una spruzzatina. Quello che mi rimane, è rimasto poco di profumo dopo, e così riprendiamo la nota. Allora ragazzi, sbarbata da 10. Mi è piaciuto tutto, mi è piaciuto il sapone, mi ha riconfermato il rasoio Merkur Bakelita di essere un ottimo rasoio, fantastico, anche veramente meglio di come me le ricordavo queste Merkur. Un lavoro eccezionale, anche in contropelo andavano via che era una bellezza. Fantastico ragazzi, fantastica sbarbata. Va bene, ci vediamo. Avete visto che abbiamo pubblicato mercoledì la live con Guido Sarno e ci facciamo una sbarbatina per divertirci e rispondiamo a qualche domanda se volete fare. Andiamo di mano libera, più lui che io lo seguirò a lui, però va bene per stare un'oretta insieme. Vi aspetto, ciao ragazzi, come sempre ci vediamo.